Buongiorno a tutti cari amici di Binomania. Oggi mi trovo presso il Monte San Paolo in provincia di Varese, siamo a circa 800 metri di altezza e sono qui per mostrarvi il piccolo spot and scope Kowa TSN 501. Mi è stato gentilmente fornito in visione da megahertzoutdoor.com di Rimini. Ha un diametro dell'obiettivo di 50 mm e uno zoom con un intervallo di ingrandimento pari a 20-40x. Costa poco più di 300 euro. Ve ne parlerò subito dopo la breve sigla, ma prima, se vorrete, potrete iscrivervi a questo canale premendo sul pulsante qui in basso a destra. A tra poco! Come avrete compreso, questo non è uno spotting scope molto risolvente e luminoso e non è neppure dotato, visto il prezzo, di ottiche D. Direi però che il suo pregio principale sia la compattezza. È possibile infatti trasportarlo in un tascotto della giacca o in un vano del vostro zaino. È lungo infatti circa 24 cm e volendo non sarebbe neppure necessario dotarlo di un cavalletto, ma si presta bene anche per essere sostenuto a 20x con un monopiede come in questo caso, oppure tramite un sacchetto di sabbia o riempito di semi di girasole utilizzandolo ad esempio sul finestrino della vostra autovettura. Tuttavia, dato che il suo ingrandimento massimo, come vi ho anticipato, è di 40x, penso che comunque sia utile avvalersi almeno di un piccolo treppiede e di una testa economica anche a sfera. Il Kowa TSN 501 è leggerissimo. La mia bilancia elettronica ha stimato un peso di soli 415 grammi. Lo scafo ottico poi è composto da policarbonato, non è dotato come vedete di un'armatura esterna, ma la verniciatura mi è parsa alquanto resistente, a meno per un uso medio intenso. Il piccolino inoltre è ben impermeabilizzato e riempito d'azoto. È dotato di una filettatura inferiore nello scafo ottico per il collegamento con i cavalletti fotografici. L'oculare zoom è fissato tramite una vite a brugola, ma penso sia possibile toglierlo senza problemi. Non l'ho fatto perché, non sapendo se al suo interno esiste una lente neutra, temevo che potesse andare disperso l'azoto. Il sistema di messa a fuoco si avvale di una piccola manopola molto simile a quella delle serie più costose, anche se non ha ereditato il sistema di demoltiplica, esiste di fatto un unico movimento. La rotazione è abbastanza fluida e anche il punto di fuoco mi è parso preciso. Inoltre è possibile mettere a fuoco da circa 2,5 metri. Da questa distanza è necessario ruotare la piccola manopola di quasi 3 giri per raggiungere l'infinito. A 40x ho notato che mette a fuoco un poco più che i 2,5 metri, diciamo tra i 2,80 metri e i 3 metri, ma comunque la distanza di raggiungimento dell'infinito è sempre pari a quasi 3 giri della piccola manopola. L'obiettivo da 50 mm di diametro è acromatico, l'ottica ovviamente non è eccellente come le serie in vetro XD o in fluorite, che però costano decisamente di più. Tuttavia l'ho giudicato molto nitida e contrastata nella sua fascia di prezzo. La tonalità dei colori è leggermente calda. L'oculare zoom 20-40x invece fornisce un campo apparente un po' stretto e bassi ingrandimenti. Sono 2,3 gradi, quindi 46 gradi di campo apparente, ma la situazione migliora al massimo degli ingrandimenti, dove è possibile inquadrare un campo reale di 1,6 gradi, ossia 28 metri a 1000 metri, che sono 64 gradi di campo apparente, quindi in questa circostanza è un prodotto che si può definire grandangolare. Le immagini sono molto nitide tra i 20x e i 30x, ma si mantengono anche particolarmente sfruttabili i massi ingrandimenti. L'oculare è comodo, stretto, il punto giusto per non ruotare troppo il viso durante l'osservazione. Inoltre il paraluce è ruotabile ma non estraibile, dato il modesto campo di vista non dovrete ovviamente aspettarvi delle prestazioni particolari collegandolo a una macchina fotografica con ottica grandangolare. Io direi che invece va molto bene attraverso la fotografia con un semplice smartphone.
Il prisma interno che compone lo schema ottico è di Porro e questa scelta si è dimostrata valida sul campo, dato che, come avrete compreso, la qualità ottica per il prezzo di acquisto è decisamente interessante. Come i migliori prodotti Kowa è stato anche ottimizzato con il trattamento KR, che facilita la pulizia delle ottiche ed evita l'agglomeramento delle gocce d'acqua. Questa caratteristica, unita all'ottima impermeabilizzazione, potrebbe essere un fattore preponderante per chi necessita di un piccolo strumento tuttofare da portare tra boschi, spiagge, paludi e montagne. Per ciò che concerne l'aberrazione cromatica sarà ipocrita confermarvi che non esista. È un prodotto acromatico e non è possibile fare dei miracoli, tuttavia a bassi ingrandimenti e nella maggior parte delle condizioni di illuminazione pressoché ininfluente e si nota maggiormente a partire da circa 30x e più che altro su soggetti fortemente illuminati con il classico alone blu-verde intorno ai bordi degli oggetti inquadrati. La percezione di questa aberrazione a bassi ingrandimenti potrebbe essere superiore fotografando, dato che i sensori la mostrano maggiormente rispetto all'occhio umano. Come sempre, se siete capitati per caso su questo canale, vi consiglio di leggere il glossario di Binomania che trovate sul sito, qua sotto c'è il link, per apprendere ulteriori informazioni sulle aberrazioni di uno strumento ottico. In ogni caso, grazie al modesto campo di vista, la curvatura di campo è invisibile, soprattutto a bassi ingrandimenti, si percepisce una lieve caduta ai bordi soltanto a 40x. Si nota un po' di distorsione angolare a cuscinetto e un buon panning. Nell'uso astronomico, seppure il diametro non sia foriero di eccellenti prestazioni, ha mostrato delle immagini belle e puntiformi al centro del campo e la presenza di un po' di astigmatismo soltanto agli alti ingrandimenti, dato che a 20x le immagini stellari erano perfettamente puntiformi sino al bordo del campo. Per ciò che concerne l'utilizzo sul campo, vi posso dire che come sempre è utile inquadrare un prodotto prima di citarne le impressioni. Chi acquista uno strumento del genere necessita infatti di un ingrandimento e di una compattezza interessanti e non ambisce a un'eccellente qualità ottica. In caso contrario dovreste spendere almeno 140-150 euro per acquistare un prodotto dotato di ottiche D da 50 mm di diametro. Del Kowa TSN 501 ho apprezzato la qualità costruttiva, che dimostra che seppur sia assemblato in Cina su progetto Kowa, il controllo di qualità della casa madre è efficace. L'ingombro inoltre è minimo, pesa meno di un binocolo 8x42 e grazie anche alla piccola sacca presente in dotazione si trasporta senza alcuna difficoltà addirittura in un marsupio fotografico. Insomma, è lo strumento perfetto per osservare ingrandimenti impossibili per un classico binocolo. Personalmente l'ho utilizzato per osservare dei rapaci posati qui a San Paolo che erano praticamente inclassificabili dal mio eccellente 8x42. Per chi volesse utilizzarlo ad esempio per censimenti diurni, magari da un'altana o dall'autovettura, consiglio la versione dritta, denominata TSN 502, che potrebbe essere foriera di maggior facilità e rapidità di puntamento. Personalmente, con i soliti trucchetti che utilizzo con i binocoli 15x56, ho potuto sfruttarlo senza cavalletto sino a 25x, magari poggiandolo sulla base di un'altana, utilizzando, come vi ho già anticipato, un sacchetto colmo di sabbia appoggiato sul finestrino della mia autovettura. A 40x però ritengo che sia indispensabile un piccolo trepiede. Nell'utilizzo itinerante come oggi, tra i 20 e i 25x devo ammettere di non avere alcuna difficoltà a utilizzarlo con il monopiede. Nel mero utilizzo naturalistico, il piccolino possiede una buona nitidezza e soprattutto un contrasto molto alto, insomma è un acromatico di qualità. Nell'uso astronomico a 40x mi ha mostrato l'anello di Saturno, 2 bande di Giove, l'oscurimento dei poli e i satelliti galileiani. La Luna invece è più interessante con diametri così piccoli e svela decine di crateri invisibili con un semplice binocolo 10x50 dal medesimo costo di acquisto. È giunto il momento di parlare dei suoi pregi e dei suoi difetti in sintesi. Tra i pregi posso quindi citare la qualità costruttiva e la buona resa al centro del campo di quest'ottica cromatica, l'escursione dello zoom che è sfruttabile totalmente nell'uso diurno, ovviamente al crepuscolo sarebbe meglio stare agli ingrandimenti più bassi, il trattamento KR e l'ottima impermeabilizzazione. Tra i pregi cito anche la possibilità di optare per la versione angolata o per quella dritta. Per quanto riguarda i difetti, direi ai portatori di occhiali di controllare il comfort visivo, giacché l'estrazione pupillare dichiarata è compresa tra i 14 mm e i 12 mm e mezzo. È presente un po' di aberrazione cromatica, ma soprattutto gli alti ingrandimenti. Ma per questa cifra, con questa qualità, penso proprio che non si debba essere troppo pignoli.
In sintesi ritengo che il Kowa TSN 501 sia un valido spot and scope compatto e facilmente trasportabile, dotato di un perfetto intervallo di ingrandimento e di una cura dei dettagli che consente di fornire delle belle sessioni osservative, anche ad appassionati alquanto esigenti. Non lo vedo ovviamente come uno spot and scope adatto alla tecnica del digiscoping, ma trovo sia più sportabile con un normale smartphone, magari acquistando l'eccellente adattatore Kowa con l'anello specifico per il diametro di questo oculare, come potete vedere in questa immagine. Vi ripeto il prezzo: il Kowa TSN 501 costa 309 euro, prezzo agosto 2021, e beneficia di ben 10 anni di garanzia. Io ringrazio come sempre Angelo Pantano di Megahertz Outdoor di Rimini per aver fornito in sole 24 ore dalla mia richiesta l'esemplare oggetto di questo test. Noi ci vediamo come sempre tutti i venerdì sul canale YouTube di Binomania e ormai vi aspetto tutti i giorni sul sito ufficiale che è www.binomania.it. Se ancora non l'avete fatto, potete iscrivervi a questo canale per rimanere sempre aggiornati premendo sull'icona di Binomania qui in alto a sinistra. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni a tutti quanti.